Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come abbiamo potato questo albicocco e l'abbiamo potato a settembre, adesso sta calando le foglie, però l'abbiamo potato un po' prima, in autunno, diciamo, prima dell'autunno, perché praticamente adesso in autunno-inverno abbiamo poco tempo per potarlo, così lo potiamo un po' prima. Vi faccio vedere il video e se vi piace la materia iscrivetevi al canale e lasciate un commento, un like e vabbè, tutte queste cose qua. Va bene, guardatevi il video, un saluto a tutti e buona visione. Ciao ciao! Il problema delle macchine elettriche è che praticamente noi abbiamo, io ho questa forbice qua che c'ha la sua batteria che ha una durata di due giorni circa, potatura continua, è la cosa a zaino, c'ha come si dice, la batteria ce l'ho dietro la schiena e sono macchine che praticamente uno le usa 2 o 3 volte all'anno, non è che le usi tanto. E i furbetti dei fabbricanti dovevo fare, cioè se uno ha un cavo così, un attacco di questo, vabbè, adesso devo fare il discorso un'altra volta. Allora stiamo potando per anticipare la stagione. Questa qualità di albicocco fruttifica tutti gli anni, quasi tutti gli anni, e fa ottimi frutti di qualità e anche di quantità. Lo sto potando perché praticamente è dall'anno scorso che non abbiamo più potato, e allora sì, una cosa è che questa macchina qua bisogna fare tanta attenzione, perché con una mano tagli e con l'altra ti tieni o non so, bisogna fare molta attenzione a non tagliarsi, perché è facilissimo. È una tecnica che la usiamo da anni, un po' di anni, quella di potare in estate. E adesso si sta avvicinando il periodo di stasi vegetativa della pianta e noi potando adesso vedete com'è venuta alta, troppo alta. Adesso stiamo ricompattando, riportando la forma originale della pianta. Allora praticamente bisogna lasciare queste gemme qua, faccio vedere, non so se riusciamo a vederla qua. Queste gemme qua sono tutte gemme, vedete, queste sono tutte gemme a fiore, e gemme a fiore che la pianta, no, adesso l'ho tagliate, l'ho potate, però ci sono sulla pianta. Sulla pianta si lasciano. Allora ci vuole una potatura di ricompattamento, perché se no la pianta viene troppo alta, non c'è niente da fare.
queste forbici qua hanno anche la capacità di usarle come pinze. Il problema è la potatura, è un problema grosso, perché sulla potatura andiamo a fare tanta ramaglia, tanto scarto andiamo a fare con la potatura. Adesso sto puntando con la forbice e col bastone. Allora mi direte che questo tipo di potatura qua è una potatura fuori stagione. È vero, è una potatura fuori stagione. Però voi quando chiamate il giardiniere e gli dite mi poti quella siepe là, e i giardinieri le potano sempre le siepi, le piante si rigenerano. L'unico problema è cercare di non, le piante da frutto eccetera, non bisogna potarle bisogna potarle quando sono in fase di stasi vegetativa. Adesso in stasi vegetativa si stanno preparando per l'autunno, per l'inverno le piante, e magari adesso riescono anche a cicatrizzare bene i tagli, perché hanno ancora un po' di vegetazione. E poi il problema è un altro, il problema del tempo. Non è che tutti abbiamo il tempo di potarle a gennaio-febbraio si potano queste piante qua. Gennaio-febbraio non abbiamo il tempo di potarle le piante, perché le giornate sono corte. Adesso cominciano a accorciarsi, però ce le abbiamo lunghe, ce le abbiamo ancora lunghe. Ma a gennaio alle 4:30, alle 5 è buio, e non è che tutti riusciamo a potarle. Si riesce perché poi succede un fatto, che fa anche freddo, il clima è freddo, dalle nostre parti tira anche vento, deve essere col giubbotto, che tira vento, e adesso è un'ottima strategia di portarsi avanti con i lavori, della potatura, diciamo. Adesso proviamo a potare le altre. Questa pianta qua è una pianta che ci avrà una quarantina d'anni o anche più, no, una quarantina ce n'avrà. Più o meno 40-45, siamo giù di lì, è una pianta molto un po' vecchiotta, diciamo. E cosa c'è di buono? Che tipo noi le ciliegie sono che durano un po' di meno, queste non hanno insetti patogeni che gli vanno a danneggiarle, così riescono forse a sopravvivere un po' di più. Noi abbiamo un problema delle ciliegie che ci seccano tutte.